Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Ringrazio di nuovo SRP, ringrazio David per avermi dato l'opportunità di riportare un nuovo contenuto sulla sua pedaliera versione GT 3 pedali. Questo perché mi ha inviato il kit inverted per poter montare i pedali in maniera invertita e dare un nuovo feeling al proprio prodotto. Ma ragazzi, non vi lascio sulle spine, sigla! Ragazzi, siamo qui di nuovo a parlare di SRP, una pedaliera che, se avete visto la mia recensione, nel caso metterò il link qui sopra per poter rivedere in maniera dettagliata quali sono tutte le caratteristiche di questa pedaliera. Oggi siamo qui per vedere come si comporta quando la si monta in versione invertita. Il kit che mi ha mandato David, ragazzi, nuovamente mi ha lasciato a bocca aperta. A parte i materiali, naturalmente parliamo di alluminio, tutto lavorato al CNC in maniera perfetta, è un gioiellino veramente nei materiali, nell'aspetto. Quando ce l'avete al tatto, provate a toccare questa pedaliera, ragazzi, è stupenda. Ma nuovamente sono stupito quando sono andato a montarla, gli accoppiamenti, tutto perfetto, tutto si monta con una semplicità spaventosa. Naturalmente dovete avere un po' di spazio per poter montare e muovervi. Ma ragazzi, si monta tutto veramente senza sforzo, senza fatica, i pezzi si accoppiano e risultano perfetti. È questo l'aspetto che già nella recensione mi aveva colpito di come lavora SRP per il proprio prodotto. Ancora la considero la pedaliera più compatta, una costruzione attenta al decimo di millimetro in tutti gli accoppiamenti, in tutti i movimenti, non ci sono giochi da nessuna parte. E anche il kit inverted, ragazzi, la stessa cosa. Tutto si accoppia ed è solido al 100%. Nel kit che vi viene fornito avete la piastra, appunto, per montarla invertita. Ci sono i distanziatori per poterla accoppiare, ma come vi ho detto tutto si monta veramente in maniera molto semplice. E poi c'è un kit di prolunga per l'acceleratore. Questo perché con questo kit potete montare tutte e tre i pedali in maniera invertita, quindi acceleratore, frizione e freno, come in questo caso. Oppure potete scegliere anche di montare l'acceleratore in maniera standard. E personalmente nei vari test che ho fatto è stata la soluzione migliore. L'acceleratore mi piace molto, mi piace di più quando è montato verso il basso, ma naturalmente ognuno scelga la soluzione che gli dà il miglior feeling. E proprio di feeling vorrei parlarvi per farvi capire che cosa comporta questo genere di cambiamento. È la prima volta che provo una pedaliera invertita e devo dire subito che soprattutto sul freno mi piace tantissimo il feeling che dà. Questo perché naturalmente cambiano gli angoli di spinta e se tutto sembrerebbe o uno potesse pensare che sia la stessa cosa, non è la stessa cosa,
paradossalmente invertita si riesce a dare ancora maggior forza sul freno. Quindi, come dico sempre, maggior forza, maggior segnale, maggior sensibilità. Quindi è un upgrade molto interessante. Approfitto di questa occasione anche per parlarvi di degli aggiornamenti che sono stati fatti sul software di SRP e per voi ho fatto un video. Andiamo a vedere quelle che sono le piccole novità che SRP ha portato al suo software. In questo caso parliamo del software versione 2.1 e del firmware 6.4 versione GT. Per prima cosa voglio farvi notare subito la barra più a sinistra di ogni singolo pedale, dove vedete porta in memoria quella che è stata la pressione massima dell'ultima volta che avete premuto il pedale. Questa già è una nuova feature rispetto alla versione che avevo provato io. Andiamo adesso a calibrare i pedali. Naturalmente il sistema è sempre lo stesso. Premere l'acceleratore al massimo, tenerlo premuto e premere successivo. Premere il freno con quella che volete sia la forza massima e premere successivo. Premere la frizione con la forza massima e poi premere successivo. Salvate. Perfetto, pedali calibrati. Naturalmente, come già vi ho fatto vedere nella recensione, già tramite questa parte di software potrete andare a modificare zona morta iniziale e zona morta finale a tutti e tre i pedali. Ma andiamo invece adesso a vedere la parte custom, dove è stata aggiunta una nuova feature. Naturalmente anche tramite le impostazioni custom possiamo andare zona minima, zona massima a tutti e tre i pedali. In questo caso, come ben sapete, potete andare a bloccare quella che è la forza massima del vostro pedale del freno, molto utile in giochi come racing in cui serve avere sempre una frenata costante, pur mantenendo la totalità del segnale e quindi mantenendo anche la curva di segnale che avete scelto per il pedale del freno. Ma la nuova funzione si chiama Auto Brake. L'auto brake in che cosa consiste? Tenendo premuto il pedale della frizione nelle partenze, dopo 3 secondi, come vedete, si attiverà il pedale del freno in automatico senza dover stare con il piede, e appena mollerete la frizione per partire si toglierà in automatico il pedale del freno in modo che possiate fare la partenza più fulminea possibile. Al momento che io sappia, questo genere di feature che ha studiato SRP è l'unico software che consente questo genere di regolazione. La cosa che più mi piace di David è che è in continuo sviluppo con quelle che possono essere tutte feature che possono aiutare il pilota ad essere il più veloce, il più costante, il più preciso possibile. Ma torniamo a noi. Bentornati. Voglio subito tranquillizzarvi che il feeling totale della pedaliera non cambia. Il comportamento che hanno tutti i pedali rimane pressoché lo stesso, ma nel momento in cui andate a premere i vari pedali, sicuramente la sensazione che avete sotto i pedali sarà diversa. Naturalmente il sistema invertito è il sistema che replica in maniera migliore il sistema delle auto GT, perché in realtà le nostre pedaliere si ancorano sempre dal basso verso l'alto, ma in realtà quella è una posizione che di solito viene usata nelle auto formula. Nelle auto GT i pedali, nella maggior parte dei casi, i pedali sono agganciati dall'alto verso il basso, quindi come ho detto non stravolge quello che è il feeling, il modo di comportarsi dell'SRP GT, ma dona nuova vita al feeling per gli appassionati, di chi vuole provare, sperimentare sempre nuovi modi di approcciarsi al mondo sim racing. Io straconsiglio e promuovo l'optional per invertire i pedali SRP. Naturalmente mi sento estremamente ripetitivo nel dirvi che i materiali, ragazzi, in questa pedaliera sono di prim'ordine, ma naturalmente per quanto riguarda i dettagli vi invito veramente, ragazzi, ad andarvi a vedere la recensione approfondita di tutto il sistema SRP, del sistema innovativo che ha portato SRP nel mercato delle pedaliere. Ragazzi, spero che il video abbia fatto piacere a tutti i possessori di SRP, a chi ancora non conosceva questo genere di optional, ma naturalmente spero abbia fatto piacere anche a chi è ancora indeciso su quale pedaliera potersi comprare e quindi magari aggiungere direttamente sul carrello questo optional. Naturalmente metterò tutti i link in descrizione per poterla acquistare e naturalmente ringrazio ancora tantissimo SRP e David per aver dato l'opportunità al mio canale di potervi portare questo nuovo contenuto e ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!